puntata di 3 minuti di venerdì. Oggi vi mostrerò come suonare quelle note proibite, quelle che suonano strane, ma che sono in realtà fighissime. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e in questa rubrica ti spiegherò in 3 minuti un argomento specifico, sempre legato al mondo della chitarra. La scorsa puntata abbiamo parlato di ritmica, di come prendere gli accordi velocemente, oggi invece parleremo di chitarra solista. Hai mai sentito quei chitarristi che sembrano suonare leggermente fuori dalla tonalità, sembrano quasi stonare, ma in realtà è voluta quella cosa? Oggi impareremo quindi a usare le note proibite, quelle note come la blue note, le note di passaggio che abbelliranno notevolmente il tuo fraseggio, anche perché sono quelle armi segrete che daranno carattere ai tuoi assoli. Pronti? Partiamo con il timer! Siamo sulla pentatonica minore di La. Facciamo una frase molto semplice. Partiamo al settimo tasto della quarta corda, scendiamo di corda, quinto, settimo, scendiamo ancora, quinto, e poi torniamo sulla terza corda, pull off, settimo, quinto, e conclusione sulla nota La al settimo tasto, quarta corda. Metti anche un vibrato. Adesso andiamo ad aggiungere la cosiddetta blue note, la quinta bemolle, una delle note più utilizzate in un contesto rock blues. Come vedi ho aggiunto semplicemente la nota Mi bemolle all'ottavo tasto della terza corda, che dà un sapore molto dissonante, però molto blues. Questa nota la utilizzeremo soltanto però di passaggio. Occhio a non fermarti mai troppo su questa nota. Posso giocarci? Come hai potuto sentire, io ho preso questa nota utilizzando diverse tecniche. La prima, la più semplice, ad esempio, potrebbe essere lo slide, scivolando con il dito anulare dal settimo all'ottavo tasto della terza corda. Ovviamente posso anche tornare indietro. Un'altra tecnica potrebbe essere l'uso del legato, l'hammer-on o il pull-off. Oppure posso arrivarci con un bending. Quindi potete arricchire il vostro fraseggio prendendo la blue note con una di queste tecniche espressive. E se non vogliamo utilizzare la blue note possiamo prendere qualsiasi nota di passaggio. Senti questo esempio. Ho utilizzato diverse note che sono fuori dalla scala pentatonica minore. La frase più semplice l'ho fatta alla fine. Praticamente sono andato a collegare le due note della pentatonica con la nota di passaggio tra le due. Praticamente ho utilizzato il Sol diesis, che non è assolutamente una nota della scala pentatonica, ma se usata di passaggio funziona molto bene. Senti. L'ho usata anche qui. Ricorda questo trucco: sulla nota di passaggio ci passi, non ci atterri. In effetti se ci passi sopra e ci rimani rischi la cosiddetta stecca. Se invece ci passi crei del feeling. Ragazzi, questa è bellissima. Tempo scaduto, ma veniamo al punto principale, quello che dovrete fare voi adesso. Come esercitarvi? Prendete una backing track, una base musicale, anche di un solo accordo, una cosiddetta vamp, ad esempio una vamp in tonalità di La minore, e provate a suonare delle brevi frasi, magari su coppie di corde, ad esempio le corde centrali come abbiamo fatto prima, e incominciate a giocare con la blue note e con le note di passaggio. E ricordate che il trucco è rimanere sempre in movimento. Accendete il cronometro, fate partire i vostri 3 minuti e fatemi sapere soprattutto com'è andata nei commenti. Mi raccomando ragazzi, se volete altre pillole come questa vi aspetto tutti i venerdì. 3 minuti di venerdì e migliori subito con la tua chitarra. E se non l'avete fatto iscrivetevi subito al canale, ma ricordatevi che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non avreste dovuto farlo mai. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica. Se ci passi, no aspetta, fammela ricordare. Se ci resti fermo rischi la stecca, se ci passi. Ragazzi è fighissima. Se ci resti fermo rischi la stecca, se ci passi. Se ci resti fermo rischi la stessa.
Se ci resti fermo rischi la stecca, se ci passi crei feeling. Top, questo è top, me l'ha incornito.